ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi vi parlerò in breve di cosa sia l'Airshot Assistant, come funziona e perché secondo me vale assolutamente la pena acquistarlo. Ma andiamo a vederlo nel dettaglio. Una volta installato possiamo accedervi tramite questo menu a tendina. In questo caso siamo sul pannello dei fumi. Prendiamo ad esempio che io sulla mia ala destra, quindi vado a selezionare l'ala destra, voglio il fumogeno di colore rosso, quindi vado a selezionare il tipo di colore e il tipo di fumogeno. In questo caso scelgo Trail. Dopodiché attivo Smoke On e come vedete il fumogeno è stato attivato. Inoltre possiamo anche attivare 2, 3 o anche 4 fumogeni contemporaneamente. Prendiamo caso che io voglia sulla coda il fumogeno bianco, quindi ripetiamo la procedura, e sulla mia ala sinistra voglio il fumogeno di colore verde. E infine andiamo a attivarli come abbiamo fatto in precedenza. Sotto inoltre possiamo configurare la densità dei fumi, la scia che lasciano e altre configurazioni. Inoltre possiamo attivare anche i flare. Ad esempio qui andiamo a selezionare la loro quantità, possiamo selezionare da dove verranno espulsi e poi è sufficiente come in precedenza schiacciare qui per attivarli. Infine sotto possiamo selezionare il tipo di flare e il loro colore. Un'altra funzionalità interessante sono i voli informazione. Per attivarli è sufficiente schiacciare su Cover Me. In questo caso comparirà un altro aereo. Possiamo chiamarne fino a 7, decidere che figure vogliamo svolgere, la nostra posizione in determinata figura. Ad esempio, se voglio chiamare un altro aereo basta spostare qui. Sotto possiamo configurare il realismo dei loro movimenti. Qui se andiamo a spostare il cursore sul Flight Formation andiamo ad esempio a modificare appunto la figura che stiamo facendo. Inoltre una volta che siamo in formazione possiamo osservare che qualsiasi nostro movimento appunto verrà replicato dagli aerei che ci circondano. Infine, per disattivare il volo in formazione è sufficiente schiacciare nuovamente su Cover Me. Infine abbiamo il rifornimento in volo che è la vera chicca di questo add-on. Possiamo selezionare diversi tipi di aerocisterne, la difficoltà e anche il metodo di approccio. Ad esempio seleziono il KC-46, desidero che vada a questa velocità, seleziono la difficoltà Pro e con questo metodo di approccio posso richiederlo adesso o in maniera automatica. In maniera automatica l'aerocisterna apparirà quando il carburante avrà raggiunto il livello che ho impostato. Vi faccio anche una breve panoramica sulle aerocisterne presenti. Abbiamo aerocisterne con la sonda rigida o a sonda flessibile. Infine va specificato che l'aereo da noi scelto deve sopportare il metodo di rifornimento dell'aerocisterna. Ad esempio, se prendiamo l'F-22, che può essere rifornito solo tramite sonda rigida, ovviamente non possiamo chiamare un aereo che supporta solo le sonde flessibili. Dico questo perché nel caso in cui una determinata aerocisterna non dovesse essere presente nel menu, molto probabilmente questo è il motivo, o in alternativa il vostro aereo non è supportato da tale add-on. In ogni caso vi lascio il link al sito dello sviluppatore nei commenti dove potete avere maggiori informazioni nonché la tabella con gli aerei compatibili.
A seconda della difficoltà che andrete a scegliere, la sfida si farà sempre più impegnativa. Ad esempio, se selezioniamo la difficoltà Rookie, avremo innanzitutto il cestello che è molto più grande di quello che è nella realtà, e inoltre, in vicinanza ad esso, ci sarà come una sorta di magneta che ci aiuterà a centrare il cestello con la sonda, e per finire la velocità del trasferimento del carburante sarà molto veloce. La difficoltà Pro si differenzia invece dalla difficoltà Rookie per la dimensione del cestello, che sarà più piccola, e per la velocità del trasferimento del carburante, che sarà più lenta. Infine, nella difficoltà Asso abbiamo il cestello che è di dimensioni reali, non avremo nessuna sorta di aiuto in vicinanza al cestello, quindi dovremo centrarlo perfettamente, e inoltre la velocità del trasferimento del carburante sarà reale. Giusto per il dovere di cronaca, nel rifornimento del 346 e dell'F22 ho utilizzato la difficoltà Pro, mentre per il rifornimento dell'F18 ho utilizzato la difficoltà Asso. Avrete sicuramente notato che nell'F18, che è l'F18 di Asobo, avevo quella sorta di sonda rossa. Questo perché non c'è la possibilità di estrarre la sonda fisicamente. Quindi in casi come questo la donna andrà a creare questa sorta di sonda tra virgolette virtuale, sempre se il vostro aereo risulti appunto compatibile con la DON. Parliamo infine delle cose che non mi sono piaciute, e sono principalmente due. La prima è sicuramente il fatto che tutto quello che andrete a fare su AirShock Assistant, dai fumi fino al rifornimento aereo, nulla di tutto ciò sarà visibile in multiplayer, quindi sarete gli unici a poterlo vedere, nonché effettuare, ad esempio, se parliamo appunto del rifornimento aereo. L'altra cosa che non mi è piaciuta è che non c'è la possibilità di registrare quello che accade su AirShock Assistant tramite il replay di Microsoft Flight Simulator, quindi non posso né registrare gli rifornimenti aerei, né i voli in formazione, né in flare, solamente tramite qualche escamotage i fumi. Detto ciò, come sempre vi lascio di seguito i pro e i contro che ho riscontrato, e alla prossima!